Oggi ragazzi andremo a vedere come difendere al top, come pressare al top in difesa per fare veramente una difesa buggata e micidiale. Quindi ragazzi mi raccomando, seguite il video fino alla fine perché ci saranno delle piccole istruzioni, dei piccoli consigli veramente utili che vi faranno svoltare in difesa. Seguite il video fino alla fine ragazzi. Buondì a tutti, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Allora ragazzi, oggi andremo a parlare appunto della difesa, un video molto interessante richiesto tra l'altro da alcuni di voi nei commenti dei precedenti video, un video molto interessante perché andremo ad analizzare, e ho appunto già impostato il tutto nel frattempo, andremo ad analizzare quelle che sono le dinamiche della difesa. Perché è vero provare i moduli, è bello provare 1000 soluzioni in attacco, però è soprattutto utile poi saperci anche difendere. Andremo a provare chiaramente ragazzi una situazione standard, ok? Quindi un 4-3-3 io in questo caso mi sono impostato perché è un modulo abbastanza comune, come possiamo metterci anche un 4-4-2, un 4-2-1-3 eccetera eccetera. Però diciamo andremo a vedere quelle che sono le situazioni basilari del gioco. Poi è ovvio che in base al modulo magari ci saranno delle meccaniche diverse che si possono verificare e a cui bisogna fare attenzione. Però ragazzi vi dico anche qui diciamo una cosa di conforto. In linea generale funziona più o meno tutto nella stessa maniera. In uno magari è vero che abbiamo le fasce un pochino scoperte, oppure se giochiamo con magari due 13 e un terzino o magari due terzini difensivi cambia un pochino, però bene o male ragazzi noi andremo ad analizzare quello che è la dinamica di gioco, cioè come andare a pressare, come andare a chiudere. Poi quale di questi andrà a chiudere, se sarà il terzino o sarà il difensore centrale, è ovvio che cambia anche un po' appunto a come abbiamo disposta la difesa in campo. Cioè se giochiamo ad esempio con una difesa come in questo caso quella della Juve, è ovvio che sarà un pochino diverso rispetto che giocare con la difesa invece del Barcellona. Credo che comunque la dinamica sia sempre la stessa, cioè in una magari saremo un pochino più scoperti in una zona, però chi far uscire, quale giocatore far uscire, come andare a pressare. Quindi andremo ad analizzare tutte queste fasi. Prima di iniziare però ragazzi vi ricordo appunto di lasciare un bel mi piace al canale se ancora non l'avete fatto, e soprattutto delle affiliazioni che abbiamo appunto in piedi con Amazon e Gamivo. Amazon è una piattaforma dove potete acquistare tutto quello che volete senza spendere nulla di più, e invece Gamivo è una piattaforma videoludica dove appunto potete fare i vostri acquisti videoludici con il codice sconto anche di Luca Talan. Avete appunto diritto a un piccolo sconto nonostante i prezzi siano già abbastanza baratti. Quindi ragazzi scendiamo subito in campo. Prima di andare in campo vi faccio vedere soltanto una piccola cosa, vi rinfresco soltanto la configurazione mia dei comandi per capirci, più che altro perché adesso chiaramente in fase di difesa vi andrò a dire io premo questo tasto, io premo quest'altro. Capisco che ognuno di voi avrà la propria impostazione dei comandi, quindi chi avrà, per dire che ne so, la corsa con R2 anziché con R1, il contrasto con quel tasto piuttosto che con quell'altro. Quindi io ragazzi farò chiaramente affidamento sui miei dei tasti, però se volete prendere ispirazione da me ho fatto il video apposito appunto sulla mia configurazione del controller e lo trovate nel canale. Oppure ragazzi semplicemente andatevi a guardare voi che tasti avete quando io vi dirò che tasti chiamare. Quindi che ne so, io ho il testa a testa su R2, ho lo scatta su R1, il contrasto di spalla su L1. Tanto ragazzi sono più o meno sempre questi i tasti che andremo a utilizzare in questo video, quindi non preoccupatevi. Oppure anche il chiama pressing, perché andremo a vedere appunto come anche andare a pressare, come andare a chiamare i raddoppi dei nostri compagni per chiudere proprio le linee di passaggio. Cosa fondamentale ragazzi, ve lo dico dall'inizio, è non buttarsi. Non facciamo uscire la difesa a capofitto, ma ci saranno soltanto in alcuni momenti in cui dobbiamo buttarci e andare veramente a pressare, andare a chiudere le linee di passaggio, e altri invece dobbiamo temporeggiare. Temporeggiando come? Chiudendo le linee di passaggio, temporeggiando non buttandoci, ripeto, in avanti,
ma cercando di metterci bene con il corpo, un po' come succede anche nella realtà. Nella realtà non vediamo le difese che prendono e partono all'arrembaggio sugli attaccanti, no, perché loro potrebbero, gli attaccanti, con pochi passaggi poi tagliare fuori tutta la linea difensiva, e a quel punto sono dolori. Invece cosa bisogna fare? Il buon difensore centrale è quello che sa temporeggiare, quello che sa mettersi bene con il corpo e al momento giusto, pac, chiuderti tutte le tue possibilità che avevi magari di fare qualcosa. Quello è il bravo difensore centrale. Sul gioco chiaramente si vanno a innescare tutta una serie di dinamiche diverse che non sono delle volte completamente conformi a quello che accade nella realtà, e va bene, però noi cercheremo appunto di renderlo il più realistico possibile per ricostruire questo tipo di cosa. Quindi ragazzi, partiamo diciamo vabbè, qui l'avevo già avviato, quindi adesso non prendiamo la palla. Ok ragazzi, quindi già in questa fase di azione, noi come vedete io sto premendo adesso solo il tasto R2 che era praticamente il nostro testa a testa. Perché? Perché quando la palla è appunto scoperta, cioè in sostanza il nostro, non ci interessa adesso fare gol, quindi cioè in sostanza il nostro attaccante ha la palla praticamente di fronte a noi non dobbiamo subito andare lì a pressarlo. Magari l'unica cosa che possiamo avvicinare a fare è l'avvicinamento. Poi se lui magari un pochino se l'allunga o un pochino magari non è preciso, allora lì lo andiamo a pressare, però non ci dobbiamo buttare. Quindi prima cosa ragazzi, prima di tutto si indietreggia, vedete, temporeggio, cerco di mettermi bene con il corpo e al momento giusto vado a chiuderlo. Ok ragazzi, quindi importantissimo. Adesso rifacciamo un'altra azione. Vabbè, qui c'è la presa, lasciamo scorrere, vai. Quindi io qui in questo caso posso già iniziare ad avvicinarmi. Come mi avvicino? Mi avvicino con la X e mi avvicino con il tasto della corsa. Tasto della corsa e la X. Bisogna stare attenti a dosare questa tipologia di meccaniche. Perché? Perché il tasto della corsa ci chiama appunto la corsa verso l'avversario, con la X proprio invece gli andiamo addosso, quindi bisogna stare attenti perché su sto gioco tra l'altro bisogna ricordare che ci sono delle meccaniche in cui facciamo fallo praticamente in maniera inutile, o meglio, non sarebbero falli, però il gioco ce li conta come falli, quindi bisogna stare attenti. Quindi io, vedete, stavo premendo adesso solo il tasto R2, scusatemi, che sarebbe il mio testa a testa. Adesso invece cosa ho fatto? Ve lo faccio rivedere nel replay. No, cambiamoli là. Dobbiamo cambiarli la... ok, quindi riavvolgiamo il nastro. Quindi vedete in questa situazione ragazzi, vedete che con il mio difensore centrale, quello che praticamente avevo davanti al ricevitore di palla, ok, io già vado ad accorciare. Poi lui è stato bravo a fare l'1-2, ma in questo caso cosa devo fare con l'altro difensore? Con l'altro difensore posso andare direttamente ad aggredire quindi quello che sta ricevendo la palla, e con il difensore invece diciamo che è stato saltato dal passaggio, quindi in questo caso il diretto marcatore di Vlahovic, se non sbaglio era lui, devo subito praticamente dietreggiare. Per fortuna diciamo ci aiuta un po' la CPU in questi movimenti, perché farli in campo praticamente alcuni di loro li fanno in maniera automatica, però noi la cosa che possiamo fare qual è? Quella in questo caso di selezionare eventualmente l'altro quello insomma che ha fatto il passaggio, che se non erro è Ildiz in questo caso, e andarlo a pressare. Oppure nell'altra situazione si potrebbe verificare che indietreggiamo, quindi non lo andiamo subito a pressare, ma cerchiamo praticamente di andare a chiudere la linea di passaggio dell'1-2. Io invece vedete in questa situazione l'ho andato subito a pressare,
lui è riuscito comunque a saltarci, però poi ho chiuso praticamente con Koundé. Quindi ragazzi, la cosa essenziale da fare è alternare, fondamentalmente ve li faccio rivedere, questi tre tasti: lo scatta, il testa a testa. Il testa a testa ci permette, ragazzi, di praticamente posizionarci bene con il corpo, e la X che chiama praticamente il pressing del giocatore che stiamo controllando. Andremo a vedere però, ragazzi, anche un'altra situazione in cui possiamo anche chiamare, ad esempio, il pressing di un nostro compagno. Dai, prendi sta palla, ok. Quindi ecco qui, fatto. Ve lo faccio rivedere nel replay. Ok, quindi qui ci giriamo, adesso non riuscivano a prendere la palla. Io, guardate, in questa situazione cosa ho fatto? Ho premuto praticamente il quadrato, che è il mio chiama pressing, e il giocatore, quindi lì più vicino, immediatamente tac, si è buttato a recuperare la palla, perché quando tu chiami il pressing cosa succede? Che il giocatore che stiamo chiamando andrà direttamente a prendersi a cercare di recuperare il pallone. Ve lo faccio però vedere magari in un'altra circostanza per farvi capire una cosa. Io, ad esempio, ecco, intanto in questa occasione sto premendo solo la corsa, ok? Qui sto premendo qui ho premuto il tasto del contrasto di spalla, perché per dargli una spallata, per allontanarlo, però ve lo voglio far vedere quello del pressing in un'altra circostanza, per farvelo proprio capire bene. Quindi dai, prendi sta palla. Quindi ragazzi, io in questa circostanza qui, ad esempio, ho chiamato il pressing, vedete che si attiva la freccetta. Con il giocatore invece che io sto muovendo, importante ragazzi, importante, non buttatevi anche voi su il giocatore portatore di palla. Perché? Perché in questa circostanza sarà chi noi abbiamo chiamato che andrà, ve lo mando un pochino indietro, quindi no, lo devo mandare indietro, è l'altro forse. No, non è qui. È importante, ragazzi, dicevo, non buttarci entrambi sul portatore di palla, perché il portatore di palla ci andrà chi non riesco a ritrovarlo, ragazzi, ve lo faccio rivedere in campo. Dicevo, è importante non buttarsi, perché andrà sul pallone quello che noi abbiamo chiamato con il pressing, ok? Quindi guardate, io adesso ho chiamato lui, eccolo lì, recuperata palla. Adesso rifacciamo un'altra azione. Qui intanto accorcio. Per accorciare sull'uomo come faccio? Premo la X, quindi il contrasto. Vedete, io invece in quest'altra circostanza premo il contrasto e la corsa. Quindi premo nel mio caso R1 e X. Prendici sta palla, dai. Ok, cerco di farvi rivedere, eccolo lì. Vedete? Io faccio uscire praticamente quello che sta andando in pressing e qui si vedeva benissimo. Aspettate se riesco a ritrovare questo pezzettino. Quindi eccolo qui, forse è questo. Avete visto, ragazzi?
ve lo rimando appena indietro. Quindi io qui ho chiamato il pressing del difensore centrale, lui stava uscendo, io nel frattempo controllavo Koundé qui sulla destra e vedete io cosa ho fatto, quindi ho fatto uscire lui, ho costretto a lui ad andarsene qui sulla fascia e nel frattempo però c'era Koundé che non è riuscito a chiudere, ma in un'altra circostanza sarebbe riuscito a chiudere e comunque non ho fatto andare avanti praticamente l'avversario. Continuiamo a riprovare, quindi io mi avvicino, faccio il famoso avvicinamento, ok? Poi, dopodiché, per fare un po' di ordine in questa fase che magari qualcuno di voi potrebbe non avermi capito bene, se voglio pressare diretto vado con la X e la corsa. Vedete, in questo caso io volevo subito prendergli la palla, quindi chiuderlo subito. X e corsa, ragazzi, il contrasto è la corsa. E vado in porta. Altrimenti ci sono delle occasioni, ripeto, nel gioco in cui non è conveniente uscire subito. Quindi cosa faccio? Temporeggio, mi metto bene con il corpo, accorcio, certo, magari un pochino sull'avversario, però mi metto bene con il corpo. Contrasto di spalla in questo caso, contrasto di spalla io ce l'ho su l'L1, li lascio giocare, ok? Qui inizio ad avvicinarmi, quindi la X col quadrato e in questo caso vedete lui si è allungato la palla, ve lo faccio rivedere, lui si è allungato la palla, quindi cosa dovevo fare? Dovevo subito entrare praticamente e rubargliela. Qui accorcio, vedete, qui lui ha sbagliato il controllo, lui è andato a girarsi e io allora a quel punto stavo già premendo la corsa con la X e sono andato praticamente a fregargli il pallone. Adesso facciamo ancora delle prove. Quindi qui temporeggio, ragazzi, magari nel frattempo mi chiamo il pressing dell'avversario, però vedete, guarda, perfetto, questo pezzo qui è stato perfetto. Allora ve lo faccio rivedere, quindi guardate, vado con il giocatore quindi a temporeggiare. Nel frattempo qui guardate questo movimento, loro due hanno fatto questo benedetto scambio che aveva poco senso. Io qui cosa ho fatto? Stavo controllando il giocatore di fronte, no? Ok, il giocatore di fronte al portatore di palla, però con quello dietro, che se non erro è Lewandowski, gli avevo chiamato il pressing, quindi guardate cosa è successo, che io nel frattempo ero lì bello posizionato, ben messo, pronto a chiudere lo spazio centrale, no? Proprio l'azione di fronte a lui l'avevo chiuso, le avevo chiuso le due linee di passaggio di fronte e nel frattempo chiamo il pressing con Lewandowski. Lui a quel punto cosa succede? L'avversario è pressato, deve per forza giocarla, qui ha sbagliato, poteva magari allargarla, ok, però era pressato, quindi devi prendere una decisione all'istante, quella che ti viene in mente devi fare, perché altrimenti non hai il tempo, e ha sbagliato e io qui ho riconquistato palla e quindi ero pronto a ripartire, ok? Adesso facciamoli riconquistare di nuovo la palla, dai, prendimela. Ok, magari per fare questo facciamo quest'altro tipo di prova, ragazzi. Chiaramente, ragazzi, non è semplice farvi vedere al rallentatore tutte le varie singole occasioni, anche perché devono capitare, quindi dobbiamo cercare di farle capitare e di spiegarvele soprattutto quando capitano. Quindi qui guardate, ragazzi, temporeggio, ok, temporeggio. In questo caso cosa è successo? Siccome dovevo inseguire, allora lì sono andato diretto di pressing perché non dovevo più proteggere nulla, però se ho la difesa schierata, riconquistatemi palla, dai,
Se ho la difesa, ragazzi, schierata, ok, come in questo caso, non vado subito a buttarmi, vado meglio prima a chiudere le linee di passaggio. In questo caso in fascia invece posso tentarmi di più il pressing. Perché? Perché tanto malandando comunque, anche se mi salta, dietro c'ho i due centrali, però soprattutto, ragazzi, con i centrali non uscite a capofitto, ok? Quindi in questo caso, ad esempio, invece c'ho un buco, allora cosa faccio? Subito vado di corsa e di X, vado a contrastare immediatamente. Però la cosa, diciamo, il tasto essenziale da utilizzare sono appunto la X, la corsa e il testa a testa. In questo caso, ad esempio, voglio temporeggiare, ok? Io vado lì, mi ci metto davanti con l'R1 e il contrasto. Quando arrivo lì davanti mi fermo un attimino e vedo lui che intenzioni ha. Un abbinamento, diciamo, che posso fare, questo diciamo è un piccolo trucchetto, anche se bisogna stare attenti, bisogna saperlo utilizzare, è l'abbinamento di corsa e testa a testa. Quindi non premo più la X, ma premo soltanto la corsa e il testa a testa. In sostanza cosa fa? Il giocatore lì si butta lì davanti e temporeggia un pochino, quindi è una chiusura, diciamo, immediata del raggio d'azione praticamente dell'avversario, però non va subito a chiuderlo. Quindi io, quando sono poi lì davanti, ragazzi, premo anche la X, ve lo faccio rivedere. Allora, quindi io vado lì davanti, eccolo lì, presa la palla, magari era anche fallo questo, però intanto, ragazzi, non è andato avanti, è quello a noi che ci interessa. Poi magari facciamo il falletto, va bene, ma preferisco un falletto che un gol. Quindi vado subito a chiudere la linea di passaggio, ok, eccolo lì. Quindi premo la combo dei tre tasti. Finora quindi abbiamo visto che mi avvicino, premo prima uno, poi premo l'altro. Qui invece sto premendo tutte e tre insieme e secondo me è il metodo migliore. In alcuni casi a questi tre tasti ci abbino anche il contrasto di spalla. In questo caso l'avversario si era girato, ok, quindi potevo entrargli di spalla. Vedete, ragazzi? Loro praticamente si riescono sempre a mettere con il testa a testa e la corsa sempre nel modo migliore. Ve lo faccio rivedere. Quindi mi metto qui davanti, ecco, è stato bravo, però col contrasto di spalla, ragazzi, sono riuscito comunque a recuperare. Qui adesso me la faccio prendere, dai, ok, quindi R1 e R2 e al momento giusto tac X, presa la palla. Ve lo faccio rivedere ancora. Dai, prendetemi sta palla, ok, viene quindi incontro a me, eccolo lì, presa la palla. Ragazzi, e così veramente diventa difficile scavalcarvi. L'unica cosa è che, mi raccomando, non bisogna sempre buttarsi, bisogna qualche volta, come sto facendo io adesso, temporeggiare, indietreggiare, ok, e solo al momento giusto vado a premere il tasto del contrasto, quando proprio sono lì di fronte, non prima, ragazzi, perché altrimenti troppo prima vi fa buttare a capofitto il giocatore, e se troviamo appunto quello che sa giocare, il player che sa giocare, ci salta con un semplice passaggio. Quindi accorcio, ok, quindi in questo momento come ho accorciato, vi fermo un attimino l'azione, ho accorciato come? Guardate, qui con Koundé ho accorciato semplicemente con il tasto della corsa e la X, ok, accorcio, arrivo lì davanti, premo anche l'L2. Perché? Perché così mi metto bene con il corpo. Vedete, lui si è già messo praticamente in posizione da non farlo crossare, perché comunque è andato a chiudere lì fronte la linea. Poi magari trovi il player bravo che fa la finta e ti salta comunque, va bene. Io stiamo parlando di casi semplici. Gli ho chiuso intanto già la linea di passaggio, non è proseguita l'azione. L'azione non proseguirla.
Al momento giusto, eccola lì, quindi forse adesso ce la fa rivedere in campo. Ok, quindi chiudo la linea appunto di passaggio, mi avvicino, lui adesso è andato avanti, vedete? Era chiuso, non ha crossato ragazzi, perché c'era appunto Koundé che gli si è messo davanti per evitare di farlo crossare. Quando è qui che ormai è chiuso e si è messo all'angolo da solo praticamente, allora lì vado di contrasto ed è riconquistata la palla. Quindi riprendiamo l'ordine. Quindi gli arriva il passaggio, ok, io esco con il difensore, quindi con solo la corsa e se vogliamo magari l'L2, quindi R1 ed R2 per metterci bene con il corpo. E adesso lui è messo bene, ok? Al momento giusto ragazzi, io qui non mi potevo buttare a capofitto perché rischiava che comunque se trovavo appunto l'avversario che sapeva dribblare mi avrebbe saltato se mi buttavo a capofitto. Oltre che i giocatori, quando succede questo tipo di azione, con questi passaggi diciamo un po' larghi, tendono ad andare poi dritto per dritto sull'attaccante, invece delle volte è meglio che facciano una corsa, no, più diciamo a semicerchio per chiudere la linea di passaggio. Io qui avrei fatto che mi sarebbe successo, se avessi premuto subito anche la X, che il giocatore andava per dritto. In alcuni casi può essere utile, però dipende. In questa circostanza no, in questa circostanza era meglio fare una corsa più diciamo a cerchio per poi andare, come ha fatto un po' Koundé. Koundé, vedete cosa fa? In questo pezzettino di azione, non si riesce forse a vedere tutto bene, però in questo pezzettino di azione aveva fatto quel piccolo movimento. Eccolo qui, forse qui si riesce a vedere bene. Vedete, fa quella sorta di mezza corsetta, non proprio ad andare lì dritto, ma quasi sembra quasi sul posto, no? Che comunque non gli permette di andare dritto per dritto. E poi, vedete anche qui, guardate, la corsa che vi dicevo, non è andato dritto per dritto. Se io avessi premuto subito la X andava addosso e lui cosa faceva? Si allungava un po' la palla e aveva la fascia libera. Invece, cosa è successo? Vado prima, riprendiamo da capo. Questo qui però è proprio l'esempio che vi dicevo giusto. Vado prima praticamente, quindi fa la mezza corsetta, ok? Eccola qui, fa la mezza corsetta quasi sul posto, poi cambiamo scena, vengo qui, vedete? Fa quella mezza corsetta a semicerchio, vedete? Ha rallentato ed è andato lì a cercare di chiuderlo, quindi con l'R1 e l'R2, quindi testa a testa e corsa, e al momento giusto, quando lui qui si ferma che va poi a cercare di saltarci di nuovo, premo la X, ormai lì è chiuso. Ma andando ragazzi, cosa possiamo fare? Possiamo fargli fallo perché ci fa la finta e riesce comunque a saltarci. Va bene, ripeto, intanto gli abbiamo stoppato l'azione e abbiamo fermato il gioco, quindi non è andato in porta. È quello che ci interessa. Poi in prima divisione, seconda divisione troviamo dei player che anche da quelle situazioni riescono a uscirne senza ombra di dubbio. Però ragazzi, questa diciamo che è la regola generale. Proviamo a farvi vedere un'ultimissima azione. Poi ragazzi è solo questione di allenamento. La combinazione dei tasti è questa: la corsa, il testa a testa abbinati quindi insieme e il contrasto. Questa è la combinazione, quindi R1, R2, X ed L1, che nel mio caso sarebbero corsa, contrasto, corsa testa a testa, contrasto con la X e contrasto di spalla con l'L1. Allora andiamo a farci recuperare palla, quindi vado qui, accorcio, vedete, guardate ragazzi, già solo accorciando c'aveva il giocatore addosso. In questo caso cosa ho fatto? Siccome era chiuso ho premuto la X, c'aveva ragazzi due giocatori davanti, non poteva far nulla, cioè si sarebbe dovuto girare e tornare indietro. Ma sono movimenti ragazzi poi che quando diciamo li fate automatici non andate più, è un po' come quando andate a guidare, no? All'inizio è ovvio che andate lì a controllarvi il freno, il cambio, quello, quell'altro. Poi una volta che sapete guidare
ragazzi, non è che state lì a pensare cosa devo fare, cosa non devo fare, ti viene spontaneo pensare a cosa devi fare. Quindi io qui vado, mi metto bene con il corpo e lui cosa fa? Deve per forza cercare una soluzione quasi impossibile. In questo caso, ragazzi, al limite dell'aria, invece, se sono quasi a ridosso del portiere, è ovvio che cerco di andare a chiudere subito, anche perché da lì, a prescindere che a me mi salti o no, potrebbe comunque andare a fare gol. Poi, per carità, su sto gioco, ragazzi, il gol li prendete comunque, anche se avete il miglior modo di difendere del mondo. Perché purtroppo a volte succedono delle cose un po' strane. Però diciamo che con queste piccole accortezze, allora qui accorcio, vedete, vado a chiudere il passaggio, tac, ve lo faccio rivedere. Questa è quello che vi dicevo poco fa. Quindi parte l'azione, va bene, passaggino, non esco subito, stavo iniziando a uscire, quindi mi sono avvicinato, quindi ho fatto l'avvicinamento, il famoso avvicinamento con la X, per andare subito a contrastare. Però poi cosa ho fatto? Ho detto no, aspetta, rimani un attimino in posizione. Lui allora ha avuto lo spazio per girarsi, è vero, ok, però io gli avevo chiuso, ragazzi, la linea di passaggio, eccola qui, chiuso. Premendo che cosa? Il tasto R1 e il tasto R2, quindi corsa e testa a testa. Il testa a testa, ragazzi, traducetelo come il modo per mettersi bene con il corpo. Il testa a testa è quello, ok? Lui andrà a posizionarsi bene con il corpo, infatti in questa occasione De Jong era messo bene. Se lui invece mi fosse venuto incontro, quindi qui lui riceveva la palla e mi veniva a puntare, allora a quel punto cosa avrei fatto? Avrei premuto insieme anche la X, quindi avrei premuto testa a testa, corsa e X. Riusciva magari un pelino ad andarsene, perché magari qui era bravo che riusciva ad allungarsi un po' la palla, L1 spallata e cercavo comunque di prendergliela. Nella peggiore delle ipotesi potevo anche fare proprio la combo completa, chiamavo anche il pressing dell'avversario, ma non ce ne sarebbe stato bisogno secondo me, però cioè il pressing del compagno non dell'avversario. Comunque secondo me non ce ne sarebbe stato bisogno, perché l'avrei già chiuso. Però all'occorrenza magari, ecco, ti trovi un Haaland che comunque magari un De Jong ha difficoltà a spostare, allora in quel caso posso chiamare anche un altro mio compagno e in due lo andiamo a chiudere e le riconquistiamo la palla. Quindi in questo caso, ripeto, lui si è girato, quindi stavo andando inizialmente con la X, vedete, mi avvicino con la X, qui c'era De Jong che si sarebbe andato proprio a buttare, però cosa succedeva? Che lui riusciva a saltarmi perché si sarebbe girato dal lato appunto a cui si è girato, e De Jong era saltato e io qui in mezzo avevo un bel buco in difesa. Quindi mi avvicino, ok, con la X, benissimo. A questo punto dell'azione mollo la X, R1, quindi corsa e testa a testa. Lui si è girato, ha cercato il filtrante per Vlahovic, ma De Jong, essendo appunto premuto il tasto testa a testa, quindi che va a chiudere la linea di passaggio e si mette bene appunto con il corpo il giocatore, ha intercettato tutto. Simuliamo l'azione che lui invece si fosse andato quindi a inserire? Ok, quindi sempre con R1 e testa a testa, abbiamo detto già premuti come ce l'avevamo già premuti, avrei premuto in più anche la X, o avrei premuto X insieme anche a contrasto di spalla, dipende da come si sarebbe andata a evolvere l'azione. Eventualmente, ripeto, in extremis, che proprio non ce la faceva a contenerlo, se si fosse andato a inserire, potevo premerci anche il raddoppio. Quindi ragazzi, ho cercato di farvi vedere un pochino tutte le dinamiche, poi ripeto, che siano difesa a 3, che siano difesa a 4, funziona un po' alla stessa maniera, però ecco ragazzi, in questo caso sono andato di contrasto diretto, perché ad esempio lui era lì quasi davanti al portiere, dovevo in un modo o in un altro o la va o la spacca, perché se riusciva a tirare da lì era possibile che era gol. Quindi in quei casi, ecco, posso andarci anche se sono in aria diretto con... Però vedete ragazzi, temporeggio, eccolo lì, presa la palla, non bisogna buttarsi, e questo è il segreto, con alcuni moduli ancora di più che con altri. Se abbiamo soprattutto la difesa a 3, bisogna essere bravi a
fare questo. Quindi temporeggio, seleziono, chiaramente che ragazzi in tutto questo ci deve essere anche una certa velocità nello switchare, cioè non è che devo muovere solo un giocatore, io nel frattempo se la palla me la passa all'attaccante vicino, io chiaramente con il mio difensore devo andare a prendere quell'attaccante che sta ricevendo la palla, o comunque come abbiamo visto prima vado a mettermi in una posizione tale da chiudere le linee di passaggio. Poi ragazzi comunque considerate che in tutto questo un po' entra la CPU, un po' subentra la CPU che delle volte ci fa i movimenti giusti, delle altre volte invece un po' ci manda a farfalle tutto questo discorso che stiamo facendo noi oggi. Però quindi guardate, temporeggio, nel frattempo tanto ragazzi si è avvicinato già anche l'altro. In questo caso ragazzi è stato bravo in questo caso ragazzi ho attivato tutte le cose che vi ho detto, ma è riuscito comunque a farmi gol. Ripeto, i gol li prendiamo comunque, perché altrimenti io sarei probabilmente imbattibile e sarei uno che non prende manco un gol a partita, ma i gol li prendo lo stesso, perché poi le azioni sono veloci, perché a volte l'avversario non ti dà il tempo di fare tutte queste cose qui. L'unica cosa ragazzi è non buttarsi, ci possiamo diciamo azzardare un pressing asfissiante quando l'avversario è di spalla, come in questo caso l'avversario era messo male con il corpo, allora io in questo caso stavo premendo la corsa, la X, e ho premuto poi all'ultimo anche il contrasto di spalla, perché se riusciva magari a proteggere la palla arrivavo subito io e mi fiondavo addosso. In questo caso vedete mi avvicino un pochino, guardate ve l'ho fatto vedere, e qui adesso ragazzi chiudiamo il video, anche perché situazioni ce ne potrebbero essere tante appunto da qui. Ok, io mi stavo avvicinando, però sono subito immediatamente tornato indietro e andato a riprendere la posizione. Perché? Perché comunque tanto questo avvicinamento intanto mette un po' di pressione all'avversario, perché dicevo aspetta, qui mi sta arrivando già uno, ne aveva già davanti due, stava arrivando il terzo, quindi era completamente chiuso, e lui cosa fa? Quindi si affretta a giocare e nel frattempo però rimane fregato, perché io sono andato a riprendere la mia posizione, no? Vedete, Koundé stava già andando a riprendere la sua posizione e infatti ha ricevuto palla in posizione ed è stato pronto di nuovo a rigiocarla. Ok ragazzi, spero di esservi stato chiaro. Ripeto, sono dinamiche che bisogna semplicemente provare. La combinazione dei tasti è questa: avvicinamento, ok? Quindi mi avvicino, temporeggio, solo al momento giusto entro con contrasto di spalla e eventualmente il raddoppio. Non buttiamoci a capofitto, perché ragazzi troviamo il player che sa giocare e ci mangia la pasta asciutta in testa letteralmente. Quindi temporeggiamo, non buttiamoci a capofitto, e poi chiaramente questa è la combinazione dei tasti. Voi magari avete la vostra, però la dinamica fondamentalmente è uguale. Quindi cerchiamo di metterci prima di tutto bene con il corpo. Una volta siamo messi bene con il corpo possiamo fare tutto, possiamo decidere di intercettare, possiamo decidere di pressare, possiamo decidere di temporeggiare, chiamare eventualmente noi, rimanere in posizione, perché ricordiamoci, quando chiamiamo il raddoppio del nostro compagno noi rimaniamo in posizione, il compagno esce, e ci mettiamo bene con il corpo nel frattempo per chiudere le linee di passaggio. Questo ragazzi è il succo. Spero di esservi stato chiaro. Se avete qualche diciamo dubbio o perplessità, non avete capito qualche cosa, cercherò di spiegarvela nei commenti, quindi non esitate a scrivermi. Grazie di essere stati qui con noi, un saluto a tutti, la vostra Luca Talan, ciao.